Ciao ragazzi, bentornati a tutti. Oggi vedremo un nuovo esercito, ovvero quello con draghi e cavalcadraghi. Eccolo qui. Nel castello vi serviranno super arcieri. Ora vi faccio vedere. Ops. Eccolo qui. E direi di partire. Farò prima un tutorial per spiegare come funziona questa tattica e poi vedrete. Noi ci rivediamo a fine video. Buona Vi faccio rivedere un attimo l'esercito e vi do qualche dritta nel frattempo, ovvero noi dobbiamo cercare di pulire il più possibile con i super arcieri, che andremo però poi a clonare. Ora ne abbiamo 3, ma clonati ne saranno comunque di più. E appunto vi stavo dicendo che dobbiamo pulire il più possibile con i super arcieri. Non avremo le pozioni poi per andare a coprire tutto l'esercito, quindi mi raccomando, pulite benissimo, pulite il più possibile con questa prima fase di attacco. Ovvero, noi intanto in questo villaggio andremo a far cadere il dirigibile più o meno in questa zona. Così il dirigibile pulirà un bel po' di roba, pulirà tutta questa parte qua, almeno credo, ma teoricamente dovrebbe essere così perché comunque i super arcieri fanno un bel po' di danno. Quindi piazzeremo il dirigibile qui, così farà questa strada e in questo punto dovrà cadere. Mi raccomando, il dirigibile fatelo cadere voi, non aspettate che sia. Quindi, una volta che il dirigibile è andato giù, mettete l'invisibilità, aspettate un pochino che escono tutte le truppe perché abbiamo, oltre ai super arcieri, abbiamo anche gli spaccamuro soprattutto. Quindi aspettate un attimino, quando vedete che i super arcieri hanno iniziato a sparare, diciamo, allora gli potete mettere cloni e la furia. E mi raccomando, tra una invisibilità e un'altra, magari contate 4 secondi. Non mettete a casaccio perché ha comunque una durata e se la mettete troppo presto andrete a sprecare questa invisibilità. Se invece la mettete troppo tardi, rischiate che le truppe vi muoiono nel frattempo. Quindi contate magari 4 secondi. Io mi gestisco così quella parte di attacco. Quando poi avete finito appunto questa parte con la gestione dei super arcieri, quindi avete finito le invisibilità, insomma, avete finito le truppe in generale, le pozioni in generale, scusate, potete iniziare con l'attacco. Io in questo caso partirò da qui con gli eroi. Metterò il re qui e la regina magari qui in questa zona qui, più o meno. Questo perché così gli eroi si faranno strada e quando avranno pulito un pochino questa zona, che quindi non mi permette di far girare i draghi in questa zona, non dovete permettere assolutamente ai draghi di girarvi perché altrimenti perderanno un sacco di tempo. E quindi quando vedrò che in quel punto sarà abbastanza pulito da non far girare i draghi, allora posizionerò i draghi in questa zona. E i draghi andranno, gireranno in questo modo, dovrebbero girare e andranno a ripulire tutto quello che c'è rimasto in questo lato qui, fino ad incontrarsi con gli eroi. Questo se tutto va bene, ma in teoria dovrebbe andare così. Per quanto riguarda la campionessa, io aspetto un po' a metterla, perché devo cercare di capire, di solito, quando faccio questo attacco, cerco di capire dove andranno a girare gli eroi. Se vedo che gli eroi si trovano un po' in difficoltà, la metto insieme al re e la regina per aiutarli. Oppure, se vedo che gli eroi stanno messi abbastanza bene, re e regina, allora in quel caso metto la campionessa insieme ai draghi. Insieme ai draghi non proprio dietro i draghi, ma nel senso, se ad esempio i draghi li metto così e gli faccio fare questo giro,
La campionessa, ad esempio, visto che qui abbiamo regina e campionessa, quindi attenzione, non mettete la vostra campionessa proprio di fronte agli eroi avversari, ma magari si può mettere in questo caso più o meno qui la nostra campionessa, in modo tale da non far girare ulteriormente i draghi, visto che qui ci sono delle difese esterne. Questo sempre per evitare che troppa strada e rischiare quindi di non fare in tempo a... Alcune volte utilizzo questa tattica in due modi diversi, cioè, come in questo caso, divido gli eroi dai draghi, quindi re e regina da una parte, a volte anche la campionessa da una parte e i draghi dall'altra, ma dipende dal villaggio e dipende soprattutto da quanto hanno pulito i super arcieri all'inizio dell'attacco. Comunque, negli altri attacchi vedrete come avrò fatto questa tattica. Detto questo, direi di passare agli attacchi. Buona visione a tutti.
Ragazzi, anche per questo video dobbiamo salutarci purtroppo. Questo era l'ultimo attacco per TH14 che vi potrò portare, perché come avete notato sono TH15, quindi tempo che mi sistemo gli eroi e le truppe e vi porterò magari qualche esercito anche per TH15. Però ovviamente mi servirà, penso, un bel po' di tempo. Vi ricordo che mi trovate in live su Twitch dalle 21:30 tutte le sere e se volete in descrizione troverete anche il mio server Discord. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima!